Tutto prevedibile direi, tutto va secondo i piani. Marquez fa un plan e si prende tutto. Questa volta non ci sono stati grandi colpi di scena tra il sabato e la domenica, che di solito quando si pensava che tutto fosse tranquillo succedevano dei casini. Il casino però lo faccio io se non ti sei ancora iscritto al canale e non hai attivato la campanellina, quindi ti lascio qualche secondino per farlo, tanto è gratis. Per i test di Aragon, se ci saranno delle novità particolari, farò un video breve, quindi un motivo in più per iscriversi e non perdersi nulla. Nonostante sia stato un weekend scontato, abbiamo vari temi di cui parlare. Un solito Alex Marquez, Bagnaia che da un sabato horror torna fuori in gara e ritrova un minimo di fiducia, Honda e Yamaha in difficoltà, quindi c'è molta roba da trattare, quindi rimanete fino alla fine anche per vedere se la vostra domanda che mi avete lasciato su Instagram è finita nello spazio social. Per farla anche tu a fine gara ricordati di seguirmi su Instagram, così cresciamo anche lì. Dal lato mercato è spuntata fuori la possibilità in questi ultimi giorni, tra le tante voci, ma parliamo solamente di questa in breve, che Hervé Poncharal possa lasciare KTM e trasferire il suo team Tech 3 già a partire dal 2026 da un'altra parte. Si parla della Honda ma anche della Ducati, occhio, è un'opzione che è stata presa in considerazione, ma non solo, sembra che Poncharal possa vendere il suo team, la sua gestione, ad un gruppo di investitori americani capitanati da Gunther Steiner. Ne parleremo più approfonditamente in un altro video dedicato, quindi come vi ho detto prima iscrivetevi per non perdervi nessun video. Intanto chicchetta dal weekend, fantastico il microfono di Bez sponsorizzato da Sky Wi-Fi per parlare ai meccanici come se fosse un vero e proprio giornalista, trovata di marketing fantastica, approvata al 100%. Gran gara come sempre della Moto3 e gran vittoria di Muñoz, prima in carriera e direi anche meritata per come ha corso. E perché? Perché ho visto una gara pulita sia da parte sua sia da parte degli altri piloti, come ad esempio Lunetta che a Silverstone era impeperonato. Muñoz ha corso come se avesse imparato da tutte le scarenate ed errori che ha fatto in passato, che sia un inizio di processo di maturazione. Da questa gara forse si è visto qualcosa, vedremo se si confermerà nelle prossime. Lunetta ragazzi faceva solo doppi sorpassi, soprattutto in curva 1, aveva una frenata clamorosa, invece Rueda è calato nel finale, appena è stato sorpassato la prima volta si è ritrovato indietro e poi non è più riuscito a tornare su se non nell'ultimo giro, ma un errore subito all'inizio di quello gli ha compromesso la rimonta, ma sul campionato non è che perde molto nei confronti di Piqueiras, nonostante lì sia finito davanti. Fino al terzo quarto di gara ho visto comunque il solito Rueda, che è sempre una spanna sopra gli altri al momento, si vede che ha qualcosa in più. Mentre questo Massimo Chiles, ragazzi, è bello tosto, da rookie sta mostrando una gran velocità ed è sempre lì davanti come se fosse uno che ha già dell'esperienza nel mondiale, e invece no, è solamente al suo primo anno, sta facendo meglio del connazionale Carpe al momento in veste da rookie. Secondo me si sta un po' sottovalutando il mondiale della Moto2, perché ci sono i presupposti di vedere più piloti in lotta fino a fine anno. Manu Gonzalez viene recuperato da Canet, ora sono pari, l'errore in qualifica del pilota Intact gli ha rovinato la gara e da 18esimo comunque a nono è una bella rimonta limitando i danni, perché comunque Canet non ha brillato qui ad Aragon, è stato un po' in ombra nonostante una buona qualifica. Diciamo che Gonzalez e Canet sono i due più favoriti per giocarsi il titolo, come si poteva prevedere già da inizio stagione e l'abbiamo detto. Però occhio, perché ci sono degli outsider che già da inizio anno sono lì che possono mettere un po' di pepa al mondiale. Moreira e Baltus in primis, perché sono sempre lì. Poi sta venendo un po' fuori Honshu, c'è anche Senna Egius che si sta facendo sempre vedere di più, e poi comunque quinto in campionato, meno 33, c'è Dixon, cioè non si vede lì davanti perché è sempre dietro, però a conti fatti c'è anche lui, ma non è uno su cui puntare. Momento Moviola con Olgado che sbaglia palesemente l'ingresso e stende Alonso, direi niente da dire, e ci potrà essere una penalità per il Mugello, un errore da rookie, sia perché entrambi si giocano il titolo dell'esordiente, quindi Olgado, trovando solo lì davanti, sicuramente ha visto un po' rosso e si è fatto prendere anche un po' dalla foga. Era anche il primo giro, poteva stare sicuramente più tranquillo. Volata clamorosa ragazzi, 3 millesimi, mamma mia, si è visto il potenziale di Honshu nell'ultimo settore nonostante Moreira si sia rifatto sotto e nell'ultimo giro abbia affondato. Sono arrivati insieme toccandosi su rettilineo, memorando un po' quella scarenata che nel 2014 si erano dati Crutchlow e Aleix Espargaro, mi ha ricordato molto quella scena. E chiudiamo la parentesi Moto2 con le prime sirene MotoGP, in questo caso Aprilia per Manu Gonzalez, che nei test che ci saranno il giorno dopo la gara proverà la RSGP di Ogura, quindi team Trackhouse. Ovviamente ci vengono a dire che è solo un test, niente di che per il futuro, però qualche idea per il 2026 c'è, quindi vediamo gli sviluppi. È un primo passo per il futuro per Manu Gas, magari non 2026 ma 2027 forse sì. Torno nuovamente a fare una polemica contro il video pass della MotoGP, perché non è possibile per chi paga il servizio non poter rivedere on demand cosa è successo tra Miller e Mir durante la sprint. Dato che tutte le moto hanno le telecamere degli onboard, sarebbe anche bello poter vedere tutti gli onboard dei piloti e non solo 4 in croce.
perché ok, se in diretta non viene riproposto perché le telecamere non hanno beccato il momento, almeno fate rivedere un replay con gli onboard, dato che ci sono, neanche quelli. E peggio ancora, dato che c'è un servizio dove si paga e vengono messi a disposizione gli onboard, sarebbe bello poter rivedere cosa è successo e dare la possibilità a chi come me vuole analizzare nel dettaglio di andare a rivedere. Serve più trasparenza sia in diretta che nel servizio on demand, secondo me, anche se è un episodio che non è mediatico, non è molto rilevante. Da quel poco che si vede, Miller avrà sbagliato l'ingresso valutando male la staccata e portato Mir largo per poi stenderlo. La decisione della direzione gara di dargli un long lap sarà sicuramente giusta, ma lo spagnolo, che già con Miller aveva dei precedenti in passato, si riavvolgiamo il nastro, ha risparato a zero contro Miller dicendo che era fuori controllo e che solamente il long lap non era sufficiente. Franco Morbidelli è uno dei piloti che nella bagarre ci fa divertire di più rispetto agli altri, ha quel qualcosa che, non so, a me dà veramente gusto vedere una lotta dove c'è lui in mezzo, come quella famosa di Valencia 2020 con Miller, botte e risposta continui con Aldeguer, dove in gara ha avuto la meglio lui rispetto alla sprint, e bellissima la scarinata da puro motorsport a 2 giri dalla fine. Aldeguer da rookie comunque va bene che sia su una Ducati che gli dà quel plus in più rispetto ad un'altra moto, perché il confronto con Ogura nel Rookie of the Year non può reggere, però è uno tosto che il talento lo fa vedere e che non si tira di certo indietro. Perché faccio il confronto con Ogura? Perché proviamo a parti invertite a vedere come sarebbe la situazione. Ogura sarebbe sicuramente più veloce di Aldeguer se il giapponese fosse su una Ducati e lo spagnolo su una Aprilia, però l'unica differenza è che forse Aldeguer fa vedere più cose rispetto ad un ipotetico Ogura sulla Ducati. Cioè, secondo me, a parità di moto, Ogura e Aldeguer sulla Ducati, Aldeguer secondo me andrebbe più forte perché ha un approccio più diverso e più aggressivo e talentuoso rispetto ad Ogura, che è l'opposto, anche proprio di coltura. I giapponesi sono più tranquilli, calmi, metodici e arrivano dopo. È stato un weekend dove è tornato un po' il dominio Ducati, ci sono stati valori meno equilibrati rispetto alle scorse gare, solo la KTM con Acosta e Binder si sono provate ad infilare in mezzo al panino Ducati, e diciamo che la KTM in queste ultime corse sta tornando leggermente fuori. Da quando Acosta si è operato al problema della sindrome compartimentale, quindi da Le Mans, è tornato ad essere veloce e ha anche detto che questo qui è stato il suo miglior weekend da quando è in MotoGP. I think was my best weekend in MotoGP so far. Even if we was not in the podium. Mentre Viñales invece è sempre contraddistinto dai soliti alti e bassi. Siamo già a 2 gare dove è tornato con i piedi per terra nonostante comunque abbia centrato il Q2, ma non è più veloce come prima. Secondo me Binder ha sempre di più le ore contate in KTM, cioè secondo me dopo il 2026 difficilmente lo vedremo con la casa austriaca perché sta facendo veramente cagare. Ancora una volta butta via una gara dove poteva raccogliere un risultato di per sé importante per come sta andando il campionato. Hanno faticato molto di più Honda e Yamaha, quest'ultima era prevedibile già a partire dal rettilineo prima del traguardo, che hanno sempre sofferto di motore, e anche perché Quartararo e compagni non sono mai stati della partita. Il francese come sempre dà quel plus in più, si è rimesso in Q2, mentre Miller e Rins sono rimasti pressoché insieme quasi tutto il weekend sugli stessi valori. Mi trovo d'accordo su una questione di cui parlavamo io e Ruben Chaos in una chiacchierata che abbiamo fatto e che trovate anche sul canale per approfondirla, che Quartararo probabilmente corre ogni sessione come se fosse una qualifica, cioè sempre al limite e impiccato. Probabilmente corre così anche perché deve tirare fuori ogni limite possibile dalla moto, come sta facendo da un po' di anni a questa parte, e certe occasioni lo portano anche a sbagliare, anche se non mi sembra il caso di Aragon perché non lo vedevo così particolarmente impiccato. Sapeva anche lui che sarebbe stato un weekend difficile, probabilmente non ha voluto rischiare più di tanto. Zarco questa volta sottotono, non si è mai visto praticamente questo fine settimana come le altre volte, anche se comunque l'ha messa in Q2 ancora la sua Honda, però non è mai stato un vero protagonista e non l'ha chiuso neanche tanto bene questo weekend con la scivolata e poi il giorno prima con il 16° posto nella sprint. L'unico è comunque Mir, che ha portato a casa un bel risultato. Se non ci fosse Acosta sarebbe lui la prima non Ducati, segno che comunque la Honda c'è bene o male e ha fatto anche meglio della Yamaha. Secondo me bisogna valutare in modo attento il weekend di Bezzecchi. Sicuramente ottavo non è la posizione che vuole lui e che dovrebbe meritare, però ho visto una Aprilia che comunque ha confermato la velocità che ha fatto vedere a Silverstone. Sicuramente non per essere lì in lotta per la vittoria, ma forse per un terzo o quarto posto sì. Probabilmente Bezzecchi, se fosse partito più avanti e non avesse sbagliato la qualifica, come dicevo, avrebbe preso sicuramente il Q2 e avrebbe accarezzato il podio, almeno la top 5. Sarebbe stata la prima non Ducati secondo me. Girava sui tempi di Acosta, se andiamo a vedere passo gara quando girava da solo, mentre qualche decimino lo pagava nel confronto con i primi 3. Questo per dire che l'Aprilia, lo ripeto ancora, può essere la seconda forza del campionato. Come dico sempre, Martin la porterebbe a quel limite elevato che gli permetterebbe, secondo me, di lottare con Bagnaia e dalla terza posizione in giù. E con Bezzecchi, che comunque sta trovando confidenza, fa dei buoni tempi, non è del tutto drastico, anche se per Aprilia è una stagione già dei test di Sepang, e l'unico tallone d'Achille al momento è la qualifica, dove faticano leggermente di più.
In questo GP di Aragon secondo me si è riconfermato nuovamente il fatto che questa GP25 viene fatta andare di più solamente da Marquez, mentre Bagnaia è più in difficoltà e Di Giannantonio ancora peggio, e che la GP24 si rende ancora la moto migliore di questi ultimi anni. Ce lo sta confermando Alex Marquez, che secondo me nelle ultime gare della sua vita ha tentato solamente un attacco nei confronti di suo fratello, non l'abbiamo mai visto rischiare più di tanto, e lo confermano comunque anche Morbidelli e Aldeguer. Alle dichiarazioni è tornato fuori questo tema ed è Marquez ancora a parlarne, e non si è risparmiato anche qualche stoccatina a Bagnaia se andiamo a vedere nel dettaglio. Intanto dice che secondo lui e gli ingegneri lui sta guidando una moto 2024 come Alex, Morbidelli e Aldeguer, mentre Bagnaia aveva detto in passato che la GP25 è un'evoluzione della 2024, quindi con qualche aggiornamento. E la stoccatina riguarda il fatto che alla domanda su chi fossero gli avversari più pericolosi in vista della gara, lui ha risposto Alex Marquez e Aldeguer, basta. Questo per dire che anche nelle piccole cose si gioca molto. Marquez nelle interviste è uno molto furbo, così come lo è in pista e nel resto, anche se sicuramente non è una cosa fatta per cattiveria e probabilmente è anche la realtà. Ma è comunque una leggera stoccatina che se io fossi uno staff di Bagnaia stamperei questa dichiarazione, la metterei sul muro del box e gliela farei vedere dicendogli: hai visto che non ti mette come rivale pericoloso? Ma proprio per motivarlo, mica per abbatterlo, per dimostrare di avere la forza di reagire. Reazione che in gara c'è stata da parte di Pecco, da campione dopo una sprint disastrosa, e ha ammesso di aver fatto una piccola modifica ai dischi dei freni che si è rivelata giusta e al momento può rappresentare non una piccola svolta ma un leggero passo in avanti. Ci ha fatto sapere che è passato a dei dischi più grandi rispetto a quelli che usava prima, ha usato quelli da 355 mm, e Tardozzi aggiunge che è stata proprio un'idea che è stata pescata nella notte. Finally the engineers had a good idea last night. We put on the bike, don't ask me what, we put on the bike this morning. It seems that it worked since the first lap, and finally we give him back the confidence, and you know, tomorrow will be very, very important to make the next step, to be to try to win and to beat everybody in Mugello for Pecco. Sono piccoli dettagli che possono portare non sicuramente a una rinascita completa, ma a una competitività maggiore. Vediamo se nelle prossime gare si conferma questa modifica, soprattutto in una pista di frenate come quella del Mugello di casa sua, e li userà anche Di Giannantonio nei test del giorno dopo per provarli, quindi vediamo se anche lui avrà dei miglioramenti. A fine sprint invece l'ho visto proprio affranto, basta vedere le sue espressioni del corpo all'intervista di Sky, si vedeva che era deluso e amareggiato, come se i tentativi per trovare una svolta fossero del tutto invani. Ma nonostante questo non bisogna buttarsi giù e continuare a crederci di cercare ogni tipo di cosa possibile. E infatti nella notte fra il sabato e la domenica una piccola cosa è stata trovata, sicuramente non così eclatante, ma che ha fatto la differenza per ritrovare un minimo di fiducia e soprattutto per rialzare il morale, nonostante comunque abbia vinto Marquez e le difficoltà ci siano ancora, ma comunque un podio fa sempre bene in generale. Sembra che comunque Pecco abbia già usato questi nuovi dischi. Marquez a DAZN Spagna ha fatto sapere che forse dovrebbe averli già usati in Qatar, e personalmente Marquez ha fatto sapere anche che con quei dischi lui non si trova bene. E poi comunque fare un giro veloce a 2 giri dalla fine vuol dire che qualcosina in tasca ce l'avevi ancora, è a dir poco clamoroso. Pecco ha lanciato anche questa provocazione dicendo: vorrei vedere i piloti della GP24 sulla GP25, ed è una domanda che ci può stare dato che comunque Bagnaia sta ricevendo queste critiche, ma comunque penso sempre che il fattore mentale, psicologico incida di più rispetto a quello tecnico. Ve l'ho sempre detto sin dall'inizio, nonostante ci siano questi problemi l'anteriore, avere uno come Marquez che ti bastona dal primo all'ultimo turno ed è al tuo fianco nel box non è assolutamente facile, e a livello mentale una cosa del genere si fa sentire, è innegabile, non se ne parla mai ufficialmente, ma tra noi che parliamo sui social oppure tra gli opinionisti questo tema è sempre preso in gioco. E un ritorno alla GP24 non è possibile per due motivi chiari: uno, è il regolamento che non lo permette; due, anche Ducati come casa costruttrice non vedrebbe di buon occhio un pilota, soprattutto il tuo di punta che ha vinto 2 mondiali con te, che vuole usare la moto dell'anno scorso rispetto a quella nuova. Sarebbe un mezzo fallimento, ma dai risultati possiamo vedere qualche lacuna in più della GP25 rispetto alla 24. Andiamo con le vostre domande che mi avete lasciato nel box su Instagram a fine gara, quindi ricordatevi di seguirmi così potete finire anche voi nel prossimo dopogara, che vi ricordo il prossimo uscirà nella giornata di martedì verosimilmente, perché quel weekend sarò impegnato a Modena con i trofei moto estate, quindi avrò bisogno di un giorno in più per recuperare il tutto. Quindi spoiler, al Mugello non ci sarò, ma per Misano organizziamo. Prima domanda: scusa l'off topic, ma vorrei conoscere il tuo parere sulla possibile cessione di Maignan. Per chi non l'avesse ancora capito, sono milanista, ma di questo ne parleremo sul canale dedicato solamente al calcio, quindi se ne siete appassionati passate
anche da lì, ma ne parleremo anche sia su Instagram che su TikTok. Ritorniamo a noi. Francesco, riuscirà Costa a vincere una gara prima dell'arrivo in Ducati? Allora sì, c'è sempre la solita voce del suo trasferimento nel team WRC46 e non credo che avvenga quello di trasferimento nel 2026 e non credo neanche che possa vincere una gara a meno che ci siano delle condizioni particolari. Al momento, pure con Acosta in cima che ha ritrovato confidenza, la KTM non è una moto da vittoria. Ma Vance, cosa ha mandato Yamaha in crisi? Io penso le alte temperature, sicuramente il grip al posteriore, poi Quartararo ci è venuto a parlare di un eccessivo chattering e di un anteriore che non dava un grande feeling e un'uscita di curva con dello spinning, insomma. Rick Garo, se Bezzecchi fosse partito nella top 10 sarebbe riuscito a raggiungere la top 5? Io direi di sì, come mi hai detto prima, mentre Andre Magnuz dice Alex Marquez andrà il prossimo anno in Ducati ufficiale? Ovviamente no, perché Bagnaia ha un contratto anche per il 2026 e lui non li rompe per il signore che è. Chiudo con Andre Corro, visto un Marquez così dominante, credi che anche al Mugello Bagnaia ne uscirà sconfitto? Non lo so, non si può sapere, sicuramente per Pecco è un bel banco di prova al Mugello essendo una sua pista nonostante questo momento di difficoltà. Storicamente non è mai stata una pista di Marquez il Mugello come magari Assen e quindi vediamo queste difficoltà che a Bagnaia, dischi anteriori a parte, possono specchiarsi al Mugello. Sarà molto interessante secondo me. Pagelle, allora partiamo con la Honda dove Zarco fa tutto bene fino a sabato mattina, si mette in Q2 e fa una buona qualifica. Sembrava essere il solito weekend buono ma toppa nella sprint e nella gara cade. Per me è un 5, mentre a Mir do un dal 7 all'8 perché porta a caso un gran risultato secondo me, riuscendo a non stendersi mentre nella sprint è incolpevole. Dunque andiamo con l'altra faccia delle giapponesi. In Yamaha Pramac Oliveira si becca un punto, ma lui così come Chantre e Rins sono di quelli invalutabili. Per me è un 5,5, mentre Miller siamo circa sulla stessa lunghezza d'onda, finisce davanti al compagno di squadra ma di poco, causa l'incidente con Mir ma per me non è sufficiente, comunque gli do dal 5 al 6. Nel team ufficiale Rins fa meglio del solito, gli do anche un 6+, mentre Quartararo sbaglia in gara anche se si conferma comunque più veloce avendo piazzato la moto in Q2, però per me il risultato in gara ha più peso e la caduta ha rilevanza, è un 5,5. Ducati VR46 con Di Giannantonio in difficoltà, ultima Ducati, mai in partita come stiamo vedendo anche in queste ultime gare, voto 5,5, mentre Morbidelli 7+, ci fa divertire, cazzo da spettacolo, mi piace, nella sprint al Deghetti soffia al podio ma in gara riesce a replicare con dei bei sorpassi. Ingresini invece 8,5, ad Alex Marquez che fa sempre il suo e ormai è sempre lì in quella posizione, ci siamo abituati, mentre do un voto maggiore ad Aldeguer rispetto a Morbidelli non solo per il podio nella sprint ma perché comunque da rookie cazzo si fa sentire e uno che non si tira indietro il talento lo fa vedere, per me è un 8. In Aprilia c'è stato un leggero risveglio di Raul Fernandez che ha fatto vedere anche lui che la moto è veloce mettendosi nei 10 sia nella sprint che nella gara e gli do 6, mentre Bezzecchi compie 2 grandissime rimonte ma peccato per la qualifica che stona un po', come ho detto sarebbe potuto finire molto più in su e comunque gli do un 7. KTM Tech 3, Bastianini sembrava a tratti essere abbastanza veloce il venerdì per arrivare vicino ai 10 e sperare in un Q2 il sabato, non è stato così, però un minimo di velocità in più ce l'aveva anche se rimane sempre l'ultima KTM, ma una piccola rimontina l'ha fatta, gli do 5,5, mentre a Vignales do 5 perché ha buttato via la gara, una top 10 che comunque metteva fiducia ed è tornato con i piedi per terra ed essere attualmente la terza KTM. Dal lato ufficiale un 4,5 a Binder che spreca una buona chance di poter fare punti, di tornare almeno a fare un buon risultato, mentre per Acosta è un 8 per essere tornato nuovamente ai vertici confermando la sua velocità post sindrome compartimentale. E arriviamo alla Ducati ufficiale con Marc Marquez a cui do un 9,5 per il suo unplan e la sua tripletta, un risultato scontato già da quando si vedeva Aragon nel calendario, mentre mi è piaciuta la reazione di Bagnaia al quale do un da 7 all'8 perché in gara è tornato un minimo veloce. Bene ragazzi, spero che anche questo dopo gara vi sia piaciuto, vi ricordo che il prossimo del Mugello uscirà intorno a martedì e quindi per non perdervelo iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!